Ma da grande non so proprio cosa farò, anche perché non so neanche cosa sto facendo adesso. Se comunque non va bene in moto, mi piacerebbe molto andare a fare i lavavetri qui a un semaforo qui vicino. Poi ci vuole poco budget per farlo, basta un po' d'acqua, una spugna e il coso per lavare i vetri, quindi. O l'idraulico anche, che dicono che guadagnano da matti. Oppure se devo andare a fare l'idraulico ci vado in moto. Da grande mi voglio dedicare soprattutto alla politica. Valentino, ti sei dovuto rifugiare? No, adesso non me la fai, aspetti. Spero di diventare sindaco di Tavuglia, tanto ormai tutti lì mi conoscono e sono tutti miei tifosi, avrò un macello di voti, mi sa. Dopo però cosa combinerò non lo so. Siamo andati a Sexy Shop e abbiamo detto guarda ci serve una bambola gonfiabile per l'ultimo giro. Se la vedo scura faccio un bambino anch'io, tanto adesso va di moda e gli regalo una moto e lo metto a correre e vediamo cosa combina anche lui. Le ragazze sono belle, mi piacciono, un pochino di più delle ragazze. Mi piacciono i capelli lisci e gli occhi chiari. Praticamente la Madonna. A questa gli rispondo, il tempo lo troviamo. Però soprattutto deve essere simpatica. Simpatica e un pochino fuori di testa. E poi deve essere andata un pochino a scuola perché così almeno nella famiglia ce n'è una che un po' capisce. Vedi lei che è manica corta, a me non mi cagate molto. Poi da quando corro è un po' più facile trovarla. Non so perché, non so, però in effetti un pochino sì. Sui circuiti ce ne sono un sacco, ci sono molte belle ragazze, però io le vedo solo da lontano, dai box. Abbiamo fatto gli uno, guarda. Alla fine dell'anno scorso avevamo molti capelli, adesso ce ne abbiamo pochi. Anche i miei capelli sono un bel problema perché io li vorrei tagliare. Non a zero ma poco di più. Va di moda tenere i capelli lunghi e rasarseli un pochino sotto. Mio babbo quando mi vede tornare a casa così, che sono stato dal barbiere tutto rasato sotto, mi vorrebbe lasciare fuori di casa. Adesso cosa diciamo? Perdo l'87% della mia vita è a lavarli, pettinarli, io non ho molta voglia. Allora vorrei tagliarli, però dopo vado dal barbiere, arrivo lì, mi siedo, dai tagliami, quando mi viene a tagliare io dico no, dai non me li tagliare. E praticamente alla fine li tengo sempre così. Un po' spettinato. No, io non ho la fidanzata. Sono dispiaciuto. Non riesco a trovare un'amorosa, da noi si dice amorosa. Questo è un grandissimo problema. Adesso vedremo di recuperare. Magari un anno non corro, faccio vacanza. E trovo una donna, così dopo è... Pure con la figlia di Pernat, che è anche bella, che è quello della prima. No? Ma fai un po' quello che Zero carbonello. Dato che sei di Tavuglia, tu conosci Valentino Rossi? Sì. E cosa ci puoi dire di lui? Non lo so. È un ragazzo che non fa cazzate, è uno che... Un serio, diciamo, ecco. Ho capito.
Quindi fighetto di tavolino. Valentino era da bambino una specie di virus dannosissimo, no? Sono normale. Uno spaccanoro incredibile. È rimasto impresso perché grippava sempre. Che non si sa perché grippava. Mi piace il suo modo di fare, diciamo che sto ragazzo è un po' estroso, un po'. Tutto che marrone. Sì. Vai. Valentino è un pilota ormai maturo, è maturato parecchio, ha la struttura fisica per fare 250, forse anche 500. C'è posta? Mio dolce sogno proibito. Ostia. Come vorrei amarti. 3 ce ne danno di solito. 3. Carissimo, bellissimo, stupendo, fantastico, simpaticissimo Valentino. Inizia, virgola. Non so se questa lettera ti verrà recapitata di persona, virgola, e sinceramente ho qualche dubbio. I tuoi fan vanno dalla fascia dei 4-6 anni. Ma comunque spero lo stesso che tu possa leggere quello che sto per scriverti. Ascolta. La fammi vedere quella, bello, spessone. Da quando arrivano queste lettere di tutte queste ragazze qui fa fatica a salutarsi. Bella meno, Sai chi è lui? Sì, lo so. Te sai chi sono io? Il successo delle volte mi stressa perché... non delle volte, aspetta. Il successo mi stressa perché alcune volte non si può fare quello che vuoi. Ti ferma la gente per la strada un po', poi a me neanche tanto, però un po'. Per dirti bravo, continua così, non è che ti fermano per dirti sei un coglione, cioè è una cosa piacevole. No, non va bene. A Tavuglia invece ormai non mi caga più nessuno perché il mio autografo ce l'hanno già tutti, quindi... Di bello ci sono i tifosi, quelli veri, quelli gli appassionati di moto, quelli che vanno a vedere le gare in moto, prendono l'acqua, stanno 3 giorni a dormire in tenda per vedere il Gran Premio. Quelli mi piacciono da male. Andare in moto proprio non è un lavoro, è un lavoro fare tutte le altre cose, tipo andare in televisione o fare le interviste con degli spaccacazzi giornalisti come te. A me piace molto la musica, l'ascolto più volte possibile, appena ho tempo sempre, mi diverto da matti, poi l'ascolto molto alta, il mio vicino si diverte un po' meno di me in effetti. Mi piacerebbe anche diventare un cantante, però meglio lasciar perdere. Ambient. Valentino Rossi. Ambient. 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 Valentino Rossi. Imola, Mugello, Assen. Gran gara. Nürburgring. Ambient. Ambient. C'è grossa crisi. Volete vedere la tartaruga? Il segreto del successo di Valentino Rossi, la tartaruga. Michelangelo, la tata, detto la tata, sta sempre nel camper perché non è un esibizionista, è uno molto riservato, si fa sempre gli affari suoi, però molto importante. Michelangelo è venuto alla prima gara che ho fatto in minimoto, quindi 1990, e non ha perso una gara e neanche un turno di prove.
e neanche niente, se non c'è lui io non giro. Cioè, lo porto sempre anche d'inverno quando andiamo a provare o quando vado a girare con la moto da cross, viene sempre. Perché inizia alle 8 di mattina? Le 8 è troppo presto. Anch'io, se non sembra, per un certo periodo sono andato a scuola. C'era il campanello. Poi l'anno scorso, quando ho dovuto, mi hanno fatto iniziare a fare i mondiali, io non volevo, mi piaceva molto di più la scuola che correre in moto. Hanno deciso i professori di non volermi più dentro la classe perché tanto era inutile, come se non c'era. Io ero qui sempre, ultima fila naturalmente. Gnomo, cigno, scimmia. Ciao, ancora non l'ho imparato. Mia bidella storica. Questo impennava anche nella scuola materna col triciclo. Andavo abbastanza bene in italiano, anche in matematica ero da sufficienza, ecco. Però invece nelle altre cose non ero una cima, tipo storia dell'arte, non mi ricordo neanche se avevo comprato il libro. A scuola mi piacevano delle cose. Il mio professore di matematica, che era un grande, e poi una mia compagna di banco, che era anche lei, era molto grande. La droga, ma io dico no alla droga. Ho anche il cappellino. Dico no alla droga per il semplice fatto che non mi serve, perché sono fuori di testa naturale, quindi è inutile. Ci sono molti modi di drogarsi, io mi faccio delle gran piste. Imola, Mugello, Assen, Nürburgring. Questa è bella, però ce la tagliano. Drogarsi è molto più pericoloso che correre in moto, perché bene o male quando corri in moto in pista hai molte cose sotto controllo, non tutte, mai tutte, però puoi pensare a cosa fare, puoi pensare a cosa può succedere. Invece quando ti droghi non capisci più niente, sei fuori come un terrazzo, sei fuori come un terrazzo, sei fuori come un terrazzo. Non abbiamo bisogno delle droghe perché già le gare di moto ci buttano abbastanza di fuori, quindi ci basta quello lì. Sicuramente la più grande cosa che non va è il militare. Sono Valentino. Ciao, sta a sentire? Per quella cosa del militare. Ma tanto loro sono lì, l'altra volta quando abbiamo chiesto di spostarla l'hanno spostata senza problemi. Molto probabilmente dovrò farlo ed è un'idea che mi assilla, stare un anno là senza la mia mamma, quasi mi metto a piangere. Io spero che mi riformino perché in effetti io ho dei bei problemi qui dentro. Mi ha dato di traverso la champagne! Le vacanze, il campionato
di noi che corriamo in moto si svolge soprattutto d'estate, cioè quando le persone normali più o meno vanno tutte in vacanza. Quindi lì è un pochino brutto, ecco, perché gli altri vanno tutti al mare, invece noi dobbiamo lavorare. Però invece noi d'inverno facciamo poco e niente, solo la preparazione fisica, quindi possiamo andare dove ci pare, quindi sci a tutto andare. A me mi piace da matti sciare, non sono bravissimo, però me la cavo abbastanza per divertirmi, ecco.